Ciao Riccardo, come stai oggi? Sembri un po' stanco. Ciao Alessia. Sì, un po', ma sto bene. Mi sono svegliato molto presto questa mattina. E tu, come stai? Sto bene. Mentre andavo allo studio, ho sentito due persone parlare in metropolitana. Una di loro ha chiesto all'altra: "Che cosa vuoi fare domani?" Ho pensato che fosse una domanda perfetta per i nostri studenti. Sì, è una domanda molto utile. La usiamo ogni giorno e ci permette di parlare dei nostri programmi, dei nostri desideri e dei nostri impegni. È semplice, ma è estremamente importante per comunicare. Esattamente. Per cominciare, possiamo ripetere lentamente la domanda in italiano. Che cosa vuoi fare domani? Si possono sentire diverse parti molto chiare. Che cosa? Vuoi? Fare? E domani. È chiara e facile. Sì, per rispondere possiamo usare domani voglio, oppure un verbo al presente con domani. Per esempio, domani voglio riposarmi, che significa domani voglio riposarmi, oppure domani lavoro, che significa domani lavoro. Molto bene. Puoi fare questa domanda a un amico, a un collega o a un membro della tua famiglia. È una domanda molto pratica. Quindi, Riccardo, posso chiederti, che cosa vuoi fare domani? Beh, domani voglio fare una buona colazione. In italiano posso dire domani voglio fare una buona colazione. Poi farò una passeggiata nel parco per un po', perché camminare al mattino mi fa stare bene. E tu, Alessia, che cosa vuoi fare domani? Domani voglio chiamare mia madre. Voglio anche mettere un po' in ordine il mio appartamento e poi cucinerò qualcosa di semplice. Soprattutto voglio rilassarmi. Buona idea. Gli studenti possono ripetere con noi domani voglio, oppure semplicemente domani, seguito da un verbo al presente. È un buon modo per parlare in maniera naturale dei programmi futuri in italiano. Possiamo anche fornire esempi più vari. Domani voglio fare sport. Domani voglio studiare un po' di italiano. Domani incontro un amico. Domani guardo un film. Sì, è importante usare frasi semplici e brevi, che siano utili nella vita reale. Soprattutto, non avere paura di parlare. Anche se commetti un piccolo errore, non importa. La cosa importante è provare. Esattamente. Tu che ci stai ascoltando, che cosa vuoi fare domani? Pensaci per un momento. Dillo ad alta voce se puoi, perché questo aiuta la memoria. Puoi ripeterlo diverse volte. Per esempio, domani studio l'italiano. Ripetilo lentamente e poi un po' più velocemente. È un esercizio eccellente. Sì, e ti dà sicurezza. Più ripeti, più diventa naturale. È come una piccola routine. La domanda "che cosa vuoi fare domani?" può davvero aiutarti a esercitarti ogni giorno. È una buona base per creare un breve dialogo personale. Puoi immaginare una conversazione con un amico o con noi, proprio come stiamo facendo adesso. Riccardo, ora che mi hai raccontato la tua giornata di oggi, ho una domanda per te. Dimmi, che cosa vuoi fare domani? Domani? Bella domanda. Credo di voler cominciare la giornata con calma, magari con un caffè, o forse con 2 caffè. E tu, Alessia? Che cosa vuoi fare domani? Domani voglio svegliarmi presto. Adoro iniziare la giornata quando tutto è ancora tranquillo. Voglio fare una breve passeggiata prima di lavorare. Sai, camminare un po', respirare e mettere in ordine i miei pensieri. Sì, una passeggiata mattutina è perfetta per iniziare bene la giornata. Ascoltatori, prestate attenzione a questa frase italiana. Voglio fare una passeggiata. Significa voglio fare una passeggiata. È una frase semplice e utile. Ripetila mentalmente. Possiamo anche dire voglio riposarmi, che significa voglio riposarmi, oppure voglio leggere un libro, che significa voglio leggere un libro.
Sono espressioni molto pratiche quando si parla dei programmi per domani. Riccardo, vuoi riposarti domani? Forse un po', ma soprattutto voglio fare qualcosa di produttivo. Per esempio, voglio imparare 20 nuove parole italiane. Questo è il mio piccolo obiettivo. Mi piace davvero questa idea. Gli obiettivi semplici sono spesso i migliori. E voi, cari studenti, che cosa volete fare domani? Pensate a una frase breve, per esempio, voglio cucinare, che significa voglio cucinare, oppure voglio chiamare un amico, che significa voglio chiamare un amico. È facile e vi aiuta a esercitarvi. Sì, e soprattutto non abbiate paura di commettere errori. Quando esprimiamo ciò che vogliamo fare, usiamo spesso il verbo italiano volere, seguito da un infinito. Per esempio, voglio guardare un film, oppure voglio riordinare la mia camera. Perfetto. Sai, Riccardo, domani voglio anche provare una nuova ricetta. Forse una torta al cioccolato oppure un piatto tradizionale italiano. Non ho ancora deciso. Mi stai facendo venire fame. Perché non diamo agli ascoltatori qualche altro esempio? Per esempio, domani voglio fare sport. Domani voglio studiare italiano per 20 minuti. Domani voglio andare al mercato. Sono frasi molto comuni. Sì. Per fare questa domanda a qualcuno, diciamo semplicemente: che cosa vuoi fare domani? Ripetila lentamente con me. Che cosa vuoi fare domani? Molto bene. Che cosa vuoi fare domani? Perfetto. Alessia, domani vuoi lavorare oppure vuoi rilassarti? Un po' entrambe le cose. Al mattino voglio lavorare, ma nel pomeriggio voglio rilassarmi, ascoltare musica e forse guardare una serie. Mi piace molto, è un buon equilibrio. Anch'io voglio che domani sia una giornata tranquilla, ma utile. Suggerisco un esercizio agli ascoltatori. Scegliete 3 cose che volete fare domani. Ditele ad alta voce. Questo vi aiuterà a parlare in modo più naturale. Sì, in seguito potremo studiare il futuro semplice italiano in modo più approfondito. Per il momento, voglio plus infinito e il presente accompagnato da un'espressione temporale futura sono già strutture eccellenti per gli studenti di livello A1 e A2. Riccardo, ora che hai spiegato le tue idee per domani, vorrei che aiutassimo i nostri ascoltatori, perché la domanda "che cosa vuoi fare domani?" è molto semplice, ma molti principianti non sanno come rispondere. Eppure è una domanda comune nella vita quotidiana. Sì, è vero. Puoi sentirla ovunque, tra amici, al lavoro e in famiglia. Può farla persino un insegnante. A volte gli studenti non si rendono conto che le loro risposte possono essere molto brevi. Per esempio, una frase semplice è «Domani voglio riposarmi». È chiara, facile ed efficace. Esattamente, un'altra risposta utile è "domani lavoro". È una frase molto naturale. Qui c'è un punto importante. In italiano possiamo usare voglio per parlare di un desiderio, oppure il presente con domani per parlare di un'attività programmata. Per esempio, voglio fare qualcosa, cioè voglio fare qualcosa, oppure domani faccio qualcosa, cioè faccio qualcosa domani. Gli studenti possono scegliere la forma che corrisponde meglio a ciò che vogliono dire. Sì, possiamo fornire altri esempi per aiutarli. Per esempio, domani vedo i miei amici, che significa domani vedo i miei amici, oppure domani voglio cucinare, che significa domani voglio cucinare. Sono attività quotidiane semplici. Gli studenti possono memorizzarle e riutilizzarle immediatamente. Ottima idea! Mi piace anche usare espressioni come domani mattina, domani pomeriggio e domani sera. Aiutano a organizzare la frase. Per esempio, domani mattina voglio fare sport. È più preciso. Sì, è vero. Per gli studenti che preferiscono frasi ancora più semplici,
Esiste una struttura molto diretta. Domani, seguito da un verbo al presente correttamente coniugato. Non puoi dire domani io leggere. È sbagliato perché leggere è ancora all'infinito. Devi dire domani leggo, che significa domani leggo, oppure domani mangio, che significa domani mangio. È importante scegliere la forma corretta. Esattamente. Serve un verbo coniugato. Se gli studenti vogliono evitare le difficili coniugazioni del futuro, spesso possono usare il presente con un'espressione futura chiara come domani. È semplice e naturale nell'italiano parlato. Per esempio, domani studio, domani viaggio, oppure domani dormo fino a tardi. Queste frasi sono adatte ai livelli A1 e A2. Sai, Alessia, una cosa che può davvero aiutare gli ascoltatori è creare mentalmente un piccolo elenco di 3 possibili attività. Una per la casa, una per il lavoro e una per il piacere. Per esempio, domani pulisco la cucina, finisco anche un progetto e la sera guardo un film. È un'ottima tecnica. 3 frasi brevi e 3 idee semplici ti danno sicurezza e creano una risposta completa. Gli studenti possono anche esercitarsi ad alta voce. Ripetere diverse volte è uno dei segreti per parlare in modo più naturale. Sì, possono anche rivolgere a se stessi la domanda «Che cosa voglio fare domani?» È un buon esercizio. Parlare con se stessi è anche una forma di pratica. Esattamente. Ora vorrei che gli ascoltatori ripetessero alcune frasi con noi. La prima frase è domani esco, che significa domani esco. Vuoi darne un'altra? Sì, domani voglio imparare qualcosa, che significa domani voglio imparare qualcosa. E un'altra ancora, domani faccio una passeggiata, che significa domani faccio una passeggiata. Perfetto. Continuate ad ascoltare, perché vi daremo altri esempi utili. Riccardo, quando parliamo di domani, parliamo anche di organizzazione. Molti studenti esitano a descrivere i propri programmi perché pensano di non avere il vocabolario adatto. È per questo che mi piace questo argomento. È semplice, utile e molto naturale nella vita quotidiana. Esattamente. Per aiutare i nostri ascoltatori, possiamo fornire loro un modello molto semplice. Per esempio, domani voglio, domani, seguito da un verbo al presente, oppure domani mi piacerebbe. Questi 3 modi di iniziare una frase sono già sufficienti per parlare di quasi qualsiasi cosa. Sì, e possiamo aggiungere un verbo d'azione molto semplice. Per esempio, lavorare, studiare, cucinare, camminare, chiamare qualcuno e fare sport. Questi verbi sono molto comuni, facili da pronunciare e perfetti per descrivere una giornata semplice. Forse possiamo creare insieme una breve situazione, qualcosa di molto semplice che mostri come usare queste frasi. Immaginiamo che domani sia una giornata tranquilla. Ottima idea. Comincio io. Domani voglio alzarmi presto perché desidero una mattinata tranquilla. Poi preparo un caffè e leggo un libro per 10 minuti. Questo significa: domani voglio svegliarmi presto perché desidero una mattinata tranquilla. Poi preparo un caffè e leggo un libro per 10 minuti. Vedete? Molto semplice e molto naturale. Perfetto, posso continuare? Domani vado al parco per camminare un po'. Mi piacerebbe ascoltare musica e godermi l'aria fresca. Questo significa: domani vado al parco per camminare un po'. Mi piacerebbe ascoltare musica e godermi l'aria fresca. Non c'è nulla di complicato, ma possiamo vedere come le frasi si collegano. Sì, questo è il segreto. Collegate frasi brevi e semplici. Con soltanto 3 o 4 verbi potete creare una descrizione completa. È esattamente ciò che vogliamo per i nostri ascoltatori: semplicità e fluidità. Sai, Alessia,
Molte persone pensano di dover parlare perfettamente per descrivere la propria giornata, ma non è vero. Possono cominciare con frasi molto brevi. Per esempio, domani lavoro, domani cucino, domani voglio riposarmi. Queste frasi funzionano già molto bene e suonano naturali. Anche gli italiani usano frasi semplici nella vita reale. Le persone non parlano esattamente come sono scritti i libri di testo. Parlano velocemente, usano espressioni brevi e spesso evitano verbi inutilmente complessi. Esattamente. Possiamo anche fare domande brevi per aiutare i nostri ascoltatori a immaginare le proprie risposte. Per esempio, vuoi uscire domani? Vuoi vedere degli amici? Vuoi restare a casa? Sono domande perfette per iniziare una conversazione. Sì, aggiungerei un altro consiglio. Quando descrivete la giornata di domani, usate parole come la mattina, il pomeriggio e la sera. Organizzano le vostre idee e rendono le frasi più chiare. Per esempio, la mattina studio, il pomeriggio faccio la spesa e la sera voglio guardare un film. Questo cambia davvero tutto ed è abbastanza semplice per uno studente di livello A1 o A2. Non servono strutture complicate. Servono soltanto parole basilari usate in modo intelligente. Cari ascoltatori, provate a ripetere mentalmente questi inizi di frase. Domani voglio, domani, seguito da un verbo al presente, e domani mi piacerebbe. Questi 3 inizi di frase sono i vostri migliori amici quando parlate dei programmi futuri in italiano. Sì, ricordate che più spesso li pronunciate, più diventano naturali. Un po' di ripetizione aumenta la sicurezza. Riccardo, parlare di domani può aiutare i principianti a esercitarsi sul modo in cui l'italiano esprime i programmi. L'italiano usa spesso il presente quando il momento futuro è già chiaro. Può anche usare il futuro semplice. Per esempio, domani faccio sport, domani vado al mercato, oppure domani preparerò la cena. Sono frasi eccellenti per descrivere i programmi. Esattamente. Dovremmo ricordare agli ascoltatori una cosa importante. Nell'italiano quotidiano, quando la parola domani rende chiaro il momento, spesso il presente è sufficiente. Per esempio, domani cucino, oppure domani vedo un amico. Anche il futuro semplice è corretto, come in domani cucinerò, oppure domani vedrò un amico. Ma il presente è spesso più facile e molto naturale nella conversazione. Continuiamo con altri esempi per aiutare tutti. Se qualcuno vuole parlare dell'attività fisica, può dire domani faccio sport. È una frase breve, pratica e utile. Lo stesso vale per il lavoro o lo studio. Per esempio, domani lavoro, oppure domani studio l'italiano. Se ci state ascoltando adesso, ripetete domani studio l'italiano. È un'ottima frase per esercitarsi. Sai una cosa? Vorrei che i nostri ascoltatori immaginassero la giornata di domani come un piccolo gioco. Farò delle domande semplici e tutti potranno rispondere mentalmente. Per esempio, domani a che ora ti alzi? È un buon punto di partenza per organizzare la giornata. Sì, ottima idea. Possiamo anche chiedere che cosa mangi domani, oppure esci domani. Sono domande facili, ma inducono il cervello a costruire delle frasi. È una tecnica ideale per migliorare. Continuiamo con alcuni verbi pratici. Per esempio, andare, fare, vedere, prendere e preparare. Possiamo creare molte frasi con questi verbi. Se qualcuno vuole rilassarsi, può dire domani voglio riposarmi. È una frase molto utile. Sì, per essere più precisi, possiamo aggiungere un momento della giornata. Per esempio, domani mattina faccio la spesa, domani pomeriggio leggo un libro, domani sera guardo un film. Questo aiuta a strutturare la risposta. Per parlare di un'attività sociale, possiamo dire
domani incontro i miei amici. Oppure, domani bevo un caffè con mia sorella. È molto semplice e naturale. Suggerisco un breve esercizio di conversazione ai nostri ascoltatori. Ripetete dopo di me. Domani, poi aggiungete ciò che volete. Può essere lavoro, cammino, cucino, ascolto un podcast, oppure qualsiasi altra cosa. La cosa importante è esercitarsi. Sì, perché più trasformate una frase in un'abitudine, più diventa facile. Usare il presente con un'espressione temporale futura chiara è uno strumento molto utile per parlare dei programmi senza difficoltà inutili. Alessia, vorresti dare un altro esempio molto semplice per concludere questa parte? Certamente. Il più basilare è domani studio l'italiano. È una frase simbolica per ogni principiante motivato. Perfetto, è anche una bella promessa fatta a se stessi. Riccardo, a volte, anche quando sappiamo che cosa vogliamo fare domani, non sappiamo come organizzare la giornata, capisci? Vogliamo fare tutto, ma non sappiamo da dove cominciare. Sì, assolutamente. Per i principianti in italiano, parlare dell'organizzazione della giornata di domani può essere un buon esercizio. Possiamo usare strutture semplici come domani mattina voglio, il pomeriggio e la sera ho intenzione di. Esattamente. Possiamo anche imparare alcune parole molto utili. Per esempio, presto indica un orario anticipato, tardi indica un orario avanzato e verso significa all'incirca, come in verso le 10, cioè all'incirca alle 10. Sì, puoi dire domani mi alzo presto, cioè domani mi alzo presto, oppure voglio cominciare la giornata verso le 8, cioè voglio iniziare la mia giornata all'incirca alle 8. Sono frasi molto pratiche. Per continuare, possiamo aggiungere alcune attività personali. Per esempio, domani voglio fare sport, voglio cucinare, voglio leggere, voglio uscire con i miei amici. Sì, per rendere la conversazione più naturale, possiamo fare domande aperte. Per esempio, perché vuoi fare sport domani? Oppure, con chi esci? Questo aiuta a creare una vera conversazione. È vero. Sai, Riccardo, a volte gli studenti hanno paura di commettere errori quando parlano dei propri programmi. Dobbiamo spiegare loro che commettere un errore non è un problema grave. Parlare è la cosa più importante. Assolutamente. Anche se stai cercando una parola e anche se esiti, continua. Puoi usare semplici espressioni italiane come non lo so ancora, ci sto pensando, forse, oppure voglio provare. Possiamo anche mostrare agli studenti come collegare le proprie idee. Parole come la mattina, poi, dopo e infine sono molto utili quando si descrive un programma. Sì, per esempio, la mattina lavoro, poi voglio fare una passeggiata, dopo faccio la spesa e infine guardo un film. È una frase molto chiara, molto semplice e perfetta per i principianti. Se dovessi descrivere i miei programmi per domani, potrei dire: domani mattina voglio preparare una buona colazione, poi pulisco un po' la casa. Dopo voglio chiamare un'amica e la sera mi riposo. Sembra una bella giornata. Io potrei dire, domani voglio cominciare presto perché ho molto lavoro, poi vado in bicicletta. La sera voglio cucinare qualcosa di facile. Vedete? Tutto questo aiuta gli studenti a capire come costruire frasi semplici, naturali e utili per la vita reale. Sì, ed esercitarsi è importante. Gli ascoltatori possono scegliere 3 attività che vogliono svolgere domani e provare a dirle ad alta voce. Sì, zit, per esempio, domani voglio. E poi aggiungete un'attività. È un esercizio eccellente per la pronuncia e per aumentare la sicurezza. Un'altra tecnica semplice consiste nel ripetere le stesse strutture, cambiando soltanto le attività.
Questo aiuta a memorizzare la struttura. Esattamente. Più ripeti, più diventa naturale. Domani sarai davvero in grado di dire a qualcuno: ecco che cosa voglio fare. Riccardo, quando parliamo di domani, parliamo anche di organizzazione. Molti studenti non sanno come descrivere i propri programmi, ma è semplice. Possono usare voglio oppure un verbo al presente con domani. È facile e naturale. Sì, è vero. Per esempio, posso dire domani faccio sport. È una frase molto semplice. È breve, chiara e perfetta per i principianti. Esattamente. Per fare la domanda possiamo dire: che cosa fai domani? Oppure: che cosa vuoi fare domani? Entrambe sono corrette. Riesci a sentire la differenza? La prima domanda riguarda generalmente un programma. La seconda riguarda un desiderio. Ottima osservazione. Possiamo fare un piccolo gioco. Tu mi fai delle domande e io rispondo indicando un'attività. Questo aiuterà tutti a esercitarsi. Sì, buona idea. Cominciamo. Che cosa fai domani mattina? Che cosa farai domani mattina? Domani mattina faccio colazione in un bar. Domani mattina farò colazione in un bar. Un caffè caldo, un cornetto e un momento semplice. E tu? Domani mattina cammino nel parco. Domani mattina camminerò nel parco. Mi piace iniziare la giornata respirando un po' d'aria fresca. Vedete? 2 frasi semplici e 2 stili diversi. Ora un'altra domanda. Che cosa vuoi fare domani pomeriggio? Che cosa vuoi fare domani pomeriggio? Domani pomeriggio voglio leggere un libro. Un libro facile in italiano. Domani pomeriggio voglio leggere un libro. Un libro facile in italiano. Leggere un po' ogni giorno aiuta moltissimo. Sì, se state ascoltando questo podcast, potete anche dire domani voglio ascoltare un podcast per imparare l'italiano. Significa domani voglio ascoltare un podcast per imparare l'italiano. È una buona frase per esercitarsi. Ciò che aiuta gli studenti è usare ripetutamente le stesse strutture, come voglio, domani, seguito dal presente, la mattina e il pomeriggio. Sì, perché la ripetizione crea automatismi. Più ripetiamo, più tutto diventa naturale. L'obiettivo è pensare in modo semplice. Un'idea equivale a una frase. Vorresti un esempio più lungo, ma comunque facile? Sì, Va bene, domani vedo i miei amici, beviamo un caffè e parliamo un po'. Dopo voglio tornare a casa e guardare un film. Domani vedrò i miei amici, berremo un caffè e parleremo per un po'. Dopo voglio tornare a casa e guardare un film. Vedete, sono frasi molto semplici, ma insieme formano una descrizione completa. perfetto. Ora suggerisco di parlare anche di alcuni verbi utili per descrivere i programmi. Per esempio, lavorare, uscire, visitare, cucinare, studiare e riposarsi. Sì, per esempio, domani lavoro. Domani voglio cucinare un piatto facile. Domani mi riposo. Mi piace l'ultima frase. Riposarsi è importante. Molte persone dimenticano che il riposo fa parte del progresso. Hai ragione. Ora è il momento che i nostri ascoltatori immaginino ciò che vogliono fare domani. Anche una sola frase semplice è già un ottimo risultato. Sì, esercitatevi mentalmente, oppure ad alta voce. Dite un'attività e poi un'altra. Con 2 o 3 frasi potete già descrivere la vostra intera giornata. Riccardo, mentre ti ascolto parlare di tutte queste idee per domani, mi chiedo se le persone che ci ascoltano abbiano già pensato a ciò che vogliono fare. Spesso affrontiamo la giornata senza scegliere consapevolmente. Eppure, decidere in anticipo, anche qualcosa di semplice, può cambiare tutto. Sì, assolutamente.
Ciò che mi piace di questa domanda è che apre la porta a molte possibilità. Che cosa vuoi fare domani? Non è soltanto una domanda relativa agli impegni. Può anche essere una domanda sulla vita. È un modo delicato per dire che hai un certo controllo sulla tua giornata. Esattamente. Per i principianti è anche una domanda perfetta per esercitarsi con le espressioni italiane naturali riferite al futuro. Per esempio, domani mi riposo, domani cucino e domani studio l'italiano. Vedete? Semplice, chiaro e utile. Un'altra cosa che amo è che questa domanda ci incoraggia a immaginare il domani. L'immaginazione, la motivazione e l'intenzione ci aiutano a parlare. Quando immagini un'azione, vuoi descriverla. Più vuoi descriverla, più parli. Sì, gli studenti che ci stanno ascoltando possono fare immediatamente un piccolo esercizio. Chiudete gli occhi e immaginate la vostra giornata di domani. Che cosa fate al mattino? Potete dire: mi alzo alle 8 e bevo un caffè. Nel pomeriggio esco e lavoro. La sera guardo un film. Questa è già una breve storia. La cosa bella è che una sola frase semplice può creare un vero dialogo. Per esempio, se ti dico «domani vado al parco», tu puoi rispondere «perché? Vuoi fare una passeggiata? Vuoi fare sport?» In questo modo possiamo costruire 20 frasi senza fare molta fatica. Più frasi costruisci, più il tuo cervello si abitua a pensare in italiano. È come un piccolo allenamento quotidiano. Non è lungo né difficile, ma è regolare. È questo che produce il progresso. Sai che cosa noto? Molti principianti hanno paura di parlare di domani perché pensano che sia complicato. In realtà, può essere uno degli argomenti più semplici. Nella conversazione italiana spesso puoi usare domani con il presente. Domani mangio, domani esco e domani studio l'italiano. Puoi anche usare il futuro semplice quando è opportuno. Domani mangerò, domani uscirò e domani studierò l'italiano. Queste strutture sono sufficienti per una grande parte delle conversazioni quotidiane. Sì, è vero. Se siete a un livello A1 o A2, queste frasi sono perfettamente adatte per iniziare una conversazione naturale, anche con qualcuno che non conoscete molto bene. Potete chiedere: «E tu, che cosa fai domani?» A quel punto la conversazione comincia. Per concludere, vorrei rivolgere una domanda direttamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Che cosa vuoi fare domani? Non abbiamo bisogno di una risposta complicata o di una storia lunga. Date una frase semplice, un'azione, un programma o un'intenzione. Sì, scrivetelo nei commenti. Scrivete una frase in italiano, anche molto breve. Saremo molto felici di leggerla ed è un modo eccellente per esercitarsi. Se questo podcast vi ha aiutato, ricordatevi di iscrivervi e di sostenere il nostro lavoro. Potete seguire Italian Club per continuare a imparare qualcosa ogni giorno. Grazie a tutti per essere stati qui.